Segui abitualmente questo canale? Bene, allora ti ricorderai sicuramente la figuraccia che ho fatto circa un paio di mesi fa quando per la prima volta ho provato ad installare Windows 11 24 H2. Che cos'è Windows 11 24 H2? È la nuova major release di Windows 11 che è stata annunciata per il rilascio ufficiale da parte di Microsoft tra giugno e settembre di quest'anno, a seconda del tipo di processore di cui disponi. Ma perché dovremmo provare ad installare Windows 11 24H2? La versione di Microsoft è che questa nuova release introdurrà una serie di innovazioni importanti, alcune delle quali sono delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che so benissimo che ti sta tendenzialmente antipatica, ma che di fatto, come abbiamo detto in un video precedente, entrerà a brevissimo a far parte prepotentemente delle nostre vite, perché verrà implementata automaticamente non solo su tutti quanti i nostri dispositivi mobili e quindi tablet, smartphone e così via, ma anche sui principali sistemi operativi. Quindi, insomma, non si scappa. Ma il vero motivo è che la 24H2 di Windows 11 dovrebbe introdurre e portarci ad una maggiore stabilità del sistema, una stabilità che in questi mesi, per non dire in questi anni, abbiamo ricercato spasmodicamente. Ebbene, zitto zitto, quatto quatto, dopo quel primo tentativo andato male, ho continuato a testare queste release che arrivavano una dopo l'altra fino ad arrivare alla build attuale che sto testando da una decina di giorni e si è dimostrata davvero molto affidabile e molto stabile, più ancora di tutti quanti i sistemi che utilizziamo al momento. Non ci credi? E io te lo faccio vedere. Ti senti pronto? Iniziamo. Piccola nota tecnica prima di cominciare. Nel corso di questo video ti mostrerò come scaricare, naturalmente gratuitamente, la ISO che ti consentirà di installare quest'ultima versione di Windows 11 sia sul tuo computer sia su un altro computer. Però per farlo avremo bisogno di tre elementi. Il primo è un pendrive, va bene, qualsiasi pendrive a partire da 8 GB o più. La seconda cosa che ci servirà sarà la ISO stessa di Windows 11 24H2 e la terza un software che, se frequenti abitualmente questo canale, conosci benissimo, che si chiama Rufus. E allora, se hai già pronto il tuo pendrive, andiamo a vedere come scaricare la seconda e la terza cosa. E allora mettiamoci immediatamente al lavoro. La prima cosa da fare sarà aprire il nostro browser e portarci sulla pagina dei download del Microsoft Insider Program. Non preoccuparti di stare a trascrivere questo indirizzo che ti sto mostrando, perché te lo lascerò comodamente scritto nella descrizione di questo video in modo che tu ci possa fare anche semplicemente clic sopra. Quello che dovrai fare una volta entrato su questa pagina sarà registrarti ed effettuare l'accesso. Se non sai come farlo, non preoccuparti, perché l'ho già spiegato in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto. Quindi se ti sfuggisse qualcosa sei autorizzatissimo a sospendere la visione di questo video, andare a prendere le informazioni sull'altro e poi tornare qui. Una volta che avrai effettuato l'accesso, tutto ciò che dovrai fare sarà scendere in questa pagina quasi fino in fondo e cliccare su questa riga qui, quella su cui c'è scritto Select Edition. Quella che andremo a scaricare è la versione Dev Build 26080 del Windows 11 Insider Preview. Mi raccomando di scegliere quella presente sul Dev Channel. Una volta cliccato, facciamo clic sul pulsante Confirm per confermare di volerlo scaricare e andiamo a selezionare la lingua in cui vorremmo scaricare il nostro Windows. Naturalmente io in questo caso faccio clic su Italian. Clicchiamo ancora sul pulsante Confirm, attendiamo qualche secondo e vedremo che ci verrà presentata la possibilità, cliccando sul pulsante 64 bit download, di procedere con lo scaricamento della ISO che vogliamo. Clicchiamo quindi sul pulsante e vedremo che partirà il download che durerà alcuni minuti. No,
Ha finito proprio mentre stavo per mettere in bocca una delle mie famosissime meringhine che ti ho presentato nel video precedente e il cui livello sta scendendo molto ma molto velocemente. Ok, abbiamo scaricato il nostro Windows 11 Insider Preview, ma adesso dobbiamo procurarci anche l'altro software. Prima di farlo, tuttavia, andiamo a fare clic sulla cartella in cui è stato scaricato. Mettiamo momentaneamente giù il nostro browser e trasciniamo l'immagine di Windows 11 che abbiamo scaricato adesso sul nostro desktop. Dopodiché riapriamo il browser e andiamo qui in alto a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca premendo invio e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito, portiamoci in alto nella sezione Downloads, dove potremo scorrere verso il basso oppure più comodamente fare clic su questa lente di ingrandimento e nella barra di ricerca digitare Rufus. Premiamo invio per effettuare la ricerca e vedremo che compariranno 3 risultati. Quello che sceglieremo sarà il più recente, ovvero Rufus 4.4. Facciamoci clic su e aspettiamo qualche secondo che il programma venga scaricato. Una volta terminato il download, facciamo doppio clic sul nostro nuovo file, chiudiamo la finestra del browser retrostante e trasciniamo l'eseguibile che si trova all'interno della cartella compressa anch'esso sul desktop. Fatto questo potremo chiudere la finestra della cartella compressa. E a questo punto entra in gioco il nostro pendrive che dovremo collegare nel nostro PC. Ecco fatto. Adesso facciamo doppio clic sul utility Rufus che abbiamo appena scaricato e confermiamo con sì di voler apportare modifiche al nostro dispositivo. Si aprirà questa finestra qui e quasi sicuramente il pendrive che hai appena collegato sarà individuato automaticamente. Ma attenzione, accertati in primo luogo che il pendrive selezionato sia quello giusto ed in secondo luogo che su questo pendrive non ci siano dati che per te sono importanti, perché dopo questa operazione verranno tutti quanti cancellati. Quindi in questo caso accertati di spostarli da qualche altra parte. Fatto questo, clicchiamo e teniamo premuto sulla ISO che abbiamo scaricato in precedenza e trasciniamola all'interno della finestra di Rufus. Rilasciamo il pulsante e vedrai che Rufus si imposterà automaticamente per preparare il nostro pendrive a ricevere questa ISO. Unica cosa a cui ti consiglio di fare attenzione per una maggior compatibilità è di scegliere eventualmente come schema di partizionamento MBR e come sistema di destinazione BIOS o UEFI, cosa che potrai fare anche semplicemente premendo la combinazione di tasti Alt ed E sulla tua tastiera. A questo punto clicchiamo sul pulsante Avvia e vedremo che si aprirà questa finestra. Qui mi raccomando di togliere tutti quanti gli eventuali segni di spunta presenti perché non sono compatibili con l'ultima versione di Windows 11. L'unico che potrai scegliere è questo qui, cioè crea un account locale con nome utente e ci scriverai quello che preferisci. Io ci ho messo Vito. Ora clicca su OK, verrai avvertito, come ho fatto io in precedenza, che tutti i dati presenti sul pendrive verranno cancellati. Clicca OK per confermare e attendi il termine dell'operazione. Ebbene sì, qualcuno che mi vuole tanto bene mi ha nascosto i miei meringhini che mi sono tanto cari e mi ha fatto trovare come messaggio subliminale al loro posto un paio di scarpe da jogging, ma sicuramente riuscirò a scoprire qual è il nascondiglio. A questo punto abbiamo terminato con la creazione della nostra chiavetta. Quello che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante chiudi per chiudere la nostra finestra di Rufus e successivamente l'operazione da fare
sarà quella di impostare il pendrive che abbiamo appena creato come primo dispositivo di boot sulla macchina su cui vorremmo installare la nuova versione di Windows 11. Ma attenzione, è un'operazione che non posso mostrarti perché purtroppo tutti quanti i BIOS sono diversi e quindi l'operazione varia da macchina a macchina. Ed eccomi qui sulla macchina con il pendrive installato. Facciamo clic sulla nostra tastiera su un tasto qualunque per poter avviare l'installazione di Windows 11 24H2. Come vedi, l'installazione è appena partita e ci viene presentata la prima finestra che ci chiede quale sia la lingua e il formato ora che vogliamo utilizzare. Naturalmente lasciamo italiano su entrambe le voci e clicchiamo sul pulsante avanti. Lasciamo anche italiano come metodo di input sulla tastiera e clicchiamo su avanti. Dopodiché, in questo caso, visto che noi stiamo installando Windows 11, lasciamo tutto quanto come si trova e spuntiamo la casella con cui accettiamo che venga eliminato tutto quanto, inclusi i file, le app e le impostazioni. Ma a questo punto stop. Attenzione nuovamente perché stiamo per cancellare il contenuto dell'hard disk della macchina su cui stiamo installando Windows 11 24H2. Quindi anche in questo caso assicuriamoci che non ci siano file e documenti importanti. Dopodiché potremo cliccare ancora una volta sul pulsante avanti. Se abbiamo un codice product key di Windows 11 oppure di Windows 10 compatibile con questa versione, potremo digitarlo in questa riga. Se invece non disponiamo di un codice e vogliamo semplicemente provare Windows 11 24H2 per un periodo limitato di tempo, faremo clic sulla scritta "Non ho un codice product key". Clicchiamo qui quindi e attendiamo che vengano eseguite delle operazioni importanti. Scegliamo la versione di Windows che vogliamo installare, in questo caso io installerò Windows 11 Home Edition e cliccherò ancora sul pulsante avanti. Leggiamo con attenzione tutto quanto il contratto di licenza e una volta che saremo certi di volerlo accettare potremo fare clic sul pulsante accetta. Vengono individuati i dischi presenti nella nostra macchina, scegliamo il disco su cui vogliamo installare Windows 11, selezioniamolo facendoci clic sopra e clicchiamo sul pulsante avanti. Ci viene offerto un riepilogo di ciò che sta per accadere, ovvero verrà installato Windows 11 24H2 nella versione Home Edition e non verrà conservato nulla del contenuto della nostra macchina. Se siamo assolutamente certi di voler accettare, clicchiamo sul pulsante Installa. Partirà una procedura di installazione che durerà alcuni minuti, durante la quale io andrò alla ricerca delle mie meringhine. Che smacco! Nonostante il tempo di installazione non sia stato dei più brevi, sono riuscito a trovare in giro solamente un pacchetto di crackers, ma nessuna traccia delle mie meringhine. Ma va bene, diamoci un contegno, scoprirò prima o poi dove sono state nascoste e torniamo al nostro Windows 11 24H2. Eccolo qua. Come prima cosa controlliamo che la versione sia quella giusta. Per farlo premo la combinazione di tasti Windows ed R e nella riga vado a scrivere semplicemente WinVer. Premo invio ed eccoci qua che scopriamo che il nostro Microsoft Windows si trova nella versione 24H2. Si tratta della versione che ho deciso di installare ex novo proprio sul mio notebook personale per testarla estensivamente. Sono circa una decina di giorni che la utilizzo e devo dire che non ho avuto il benché minimo problema né di compatibilità né di stabilità. Insomma, può riservarci molte ma molte sorprese positive. Andiamo a prenderne il pacco e che cosa mai tiriamo fuori? Tiriamo fuori un giaccone. Quello che non posso farti vedere, invece, sono le nuove funzionalità, perché in questa beta non sono ancora state implementate, ma tutto sommato, rispetto al Windows 11 standard, direi che è sicuramente un qualcosa da provare. Commodore 64. Come fai se non ce l'hai?
Commodore 64. Spero di non essere smentito dai fatti, ma ho la netta impressione che questa versione di Windows 11 ci riservi delle sorprese positive, sia che tu decida di installarla immediatamente come ti ho mostrato in questo video, sia che tu voglia aspettarne il rilascio ufficiale. Ma incrociamo le dita e stiamo a vedere. E torniamo a noi perché abbiamo dei ringraziamenti da fare e il primo è tutto per Claudio Boyer e il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente, caro Claudio, per la tua simpatia e per la tua vicinanza e supporto a questa community. Ma c'è anche un altro ringraziamento importante in attesa ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia in questi minuti e soprattutto in questa spasmodica ricerca delle meringhine. E detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Io vado a cercare le meringhe.